Benvenuti! Oggi parliamo del cervello di Michelangelo. In realtà oggi parliamo di un affresco di Michelangelo che è famosissimo. Anche questo è una delle opere d'arte forse più famose al mondo, probabilmente, quindi anche fuori dall'Italia. Anche quest'opera d'arte è protagonista di pubblicità, rivisitazioni, meme e quant'altro. Ed è la creazione di Adamo di Michelangelo. E sì, nella creazione di Adamo c'è qualcosa di particolare. Ho già fatto spoiler, ma non importa. Adesso andiamo a vedere che cosa. E in realtà, probabilmente, questa stessa sorpresa c'è anche in altre opere. Innanzitutto dobbiamo dire che la creazione di Adamo di Michelangelo si trova nella Cappella Sistina e la Cappella Sistina si trova in Città del Vaticano e in realtà la Cappella Sistina sarebbe la cappella dedicata a Maria Assunta in cielo. La Cappella Sistina è molto interessante come costruzione ed è anche piuttosto grande. Misura infatti circa 13 metri di larghezza, 40 di lunghezza e 21 di altezza. E alcuni studiosi hanno ravvisato una certa somiglianza con le misure del Tempio di Gerusalemme, del Tempio di Re Salomone. E la somiglianza della Sistina con il Tempio di Re Salomone apparentemente non è solo nelle misure. Infatti, guardando la Sistina dall'esterno, si vede come somigli davvero a una fortezza, a un tempio, non un tempio in stile greco, quindi non il tempio a colonne che forse pensiamo dicendo tempio, ma proprio un tempio biblico, antico, quasi una scatola. È praticamente priva di decorazioni, ha finestre piccole, strette, ha una copertura a spioventi ed è estremamente austera. E all'interno la Sistina è interamente affrescata. Con che tipo di affreschi? Cominciamo con il dire che la Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV, ovvero Francesco della Rovere, che fu Papa dal 1471 al 1484. E Papa Sisto IV fece restaurare l'antica Cappella Magna. L'inizio dei lavori non è certo, però indicativamente potrebbe essere avvenuto tra il 1477 e il 1480 e anche il nome del mastro, dell'architetto per così dire, non è sicuro, però potrebbe essere Baccio Pontelli. E la decorazione quattrocentesca consiste nei quadri con le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Per la precisione sono i quadri con le storie di Mosè nella parete sud e all'ingresso e i quadri con le storie di Cristo nella parete nord e ingresso. E anche i finti tendaggi e i ritratti, le raffigurazioni dei pontefici che stanno tra le finestre sono quattrocenteschi. Si parla di quadri, ma non nel senso che siano dei dipinti su tela o su tavola, sono degli affreschi, però si parla comunque di quadri, cioè letteralmente di riquadri. E l'equipe che lavorò per prima nel 400 era un'equipe di tutto rispetto. Infatti, chi affrescò la Sistina nella parte quattrocentesca furono il Perugino, il Botticelli, il Ghirlandaio e Cosimo Rosselli.
e ovviamente i rispettivi collaboratori, quindi le rispettive botteghe, non hanno fatto tutto da soli. C'erano, per così dire, gli allievi collaboratori delle loro botteghe. E la cosa interessante è che all'inizio, quindi nel 400, la volta della Sistina era affrescata a raffigurare un cielo stellato. L'aveva affrescata Pier Matteo d'Amelia e forse quel cielo stellato poteva in un certo qual senso ricordare il cielo della Cappella degli Scrovegni, che tra l'altro quando fu fatto causò un enorme stupore alla gente che entrò nella Cappella degli Scrovegni, perché alzando la testa ebbero l'impressione che non ci fosse il soffitto. L'esecuzione degli affreschi iniziò probabilmente attorno al 1481 e terminò all'incirca probabilmente attorno al 1482. Ma il punto è che la finalità di questi affreschi era in sostanza didattica. Infatti questi affreschi servivano a raccontare le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento a tutti, anche agli analfabeti, anche alle persone del popolo che non conoscevano il latino, perché la messa veniva detta in latino, ma chi non parlava latino e parlava solo volgare, quindi dialetto, non capiva il latino e quindi non capiva la messa. Gli affreschi avevano proprio la funzione di spiegare le sacre scritture agli ignoranti, in pratica, agli ignoranti come venivano considerati all'epoca, quindi a chi non era abbastanza acculturato da poter capire la messa in latino. E il 15 agosto 1483 Papa Sisto IV consacrò la Sistina a Maria Assunta in cielo. Ma cosa c'entra Michelangelo in tutto questo? Dobbiamo spostarci nel 500, quando Papa Giulio II della Rovere, ovvero Giuliano della Rovere, detto il Papa Terribile, proprio alla romana, che fu Papa dal 1503 al 1513 e che era nipote di Sisto IV, cioè Sisto IV era lo zio di Giuliano, quindi di Giulio II, chiese a Michelangelo di affrescare la Sistina, nel senso proprio di dar su una mano di bianco su alcune parti quattrocentesche e rifarci sopra degli affreschi. E incaricò Michelangelo nel 1508. E Michelangelo non era per niente contento di ricevere questo incarico. Perché? Perché Michelangelo aveva un caratteraccio, ma soprattutto perché Michelangelo si considerava uno scultore. Lui diceva di sé di essere uno scultore e lui portava avanti l'idea che la scultura è superiore alla pittura. Qui si dovrebbe aprire un enorme capitolo, che non apriremo, proprio su questa questione. Quale arte è superiore? Secondo me non ha senso chiederselo. Ma in realtà filosofi, artisti e quant'altro se lo sono chiesti per secoli e probabilmente se lo stanno chiedendo ancora. La pittura o la scultura? E c'è sempre questo fatto che la scultura è tridimensionale, la scultura è più vera, è più reale, la scultura è realtà, mentre la pittura è una mimesi della realtà. La scultura prende le luci reali dell'ambiente, mentre la pittura no, ha delle luci fisse, per così dire, che sono dipinte. La scultura quando è tridimensionale lo è davvero, quando è prospettica lo è davvero, la pittura no, e così via. Insomma, c'è tutta questa grande diatriba aperta e Michelangelo, lui, era assolutamente team scultura. Lui era uno scultore, si considerava uno scultore, amava la scultura e la pittura così così. E quindi, quando gli venne rifilato questo incarico, quindi di fare una marea di affreschi dentro la Sistina, non è che la prese proprio bene e infatti non voleva farlo. Però al Papa non si può dire di no. Il Papa è come un re, all'epoca almeno. Il Papa era come un re e quindi ti fa una proposta che non puoi rifiutare. E infatti Michelangelo non poté rifiutare. E inoltre quello che il Papa chiedeva a Michelangelo di affrescare
era in un certo senso la parte più difficile, perché era la volta e le vele, quindi le parti che stanno sotto la volta, dove la costruzione viene sostenuta. Quindi Michelangelo, prima di tutto, si rese conto della vastità del compito. Parliamo di circa 800 metri quadri da affrescare, quindi è dato su una mano di bianco sul cielo stellato del D'Amelia e doveva farci sopra lui gli affreschi. Quindi innanzitutto un'enorme superficie da affrescare, in secondo luogo una volta, quindi un qualcosa che è curvo e perciò crea distorsione ottica e quindi bisogna dipingere tenendo conto della distorsione ottica, e in più doveva dipingere sollevato per aria, quindi questo significava dover costruire dei ponteggi. Il Papa però aveva mica tanta voglia di spendere troppo, ma molta fretta che il lavoro venisse portato a termine in poco tempo. E quindi Michelangelo, se già non era contento di ricevere un incarico pittorico, quando ha visto che cosa doveva fare era ancora meno contento. Tuttavia, doveva farlo e quindi tant'è. Ah, e poi c'è anche un'altra cosa da dire. Michelangelo voleva lavorare da solo, non voleva collaboratori, per due ragioni principali. La prima è che non si fidava di altri pittori, non si fidava delle loro abilità, non si fidava di altri pittori o altri artisti, perché Michelangelo si sarebbe offeso a essere definito pittore, diciamo altri artisti. Quindi non si fidava delle loro abilità, non si fidava della loro parola, ma anche perché Michelangelo aveva un tale caratteraccio che era sicuro, e lo sapeva anche lui, che non avrebbe retto a lavorare in team. No, non poteva, cioè avrebbe litigato con il o i collaboratori in brevissimo tempo. E quindi Michelangelo voleva voleva lavorare da solo. E quindi nel 1508 Michelangelo accetta l'incarico, che consiste in, sulla volta, centralmente, 9 riquadri, nei quali sono raffigurate le storie della Genesi, dalla creazione dell'uomo alla caduta dell'uomo, cioè la cacciata dal paradiso terrestre. In più il diluvio universale e, per così dire, la rinascita dell'umanità tramite la famiglia di Noè. Negli spazi tra le vele sono parti architettoniche, 5 sibille e 7 profeti. E le sibille, 2 sono le più famose, la sibilla delfica e la sibilla libica. Nei 4 pennacchi angolari, 4 episodi della salvazione di Israele, della salvazione miracolosa di Israele. E nelle vele e nelle lunette gli antenati di Cristo. Un sacco di lavoro. Ah, e parentesi, c'è un altro affresco famosissimo di Michelangelo all'interno della Sistina, ovvero il Giudizio Universale. Ma il Giudizio Universale non è di questo periodo, cioè non è dell'incarico di Sisto IV. Il Giudizio Universale, o meglio, il Papa Clemente VII, Papa dei Medici, incaricò nel 1533 Michelangelo di dipingere il Giudizio Universale e per farlo praticamente sono stati distrutti degli affreschi quattrocenteschi. È stata distrutta una pala della Vergine Assunta tra gli Apostoli e sono state distrutte 2 scene delle storie di Mosè e Cristo del Perugino. Comunque che sia, il 10 maggio del 1508 Michelangelo comincia il lavoro che durerà 4 anni e che concluderà infatti nel 1511.
E la parte più difficile era ovviamente la parte logistica, la parte anche tecnica. Michelangelo doveva infatti dipingere sospeso a 20 metri da terra. Ma non solo. Nel 400, quando Papa Sisto IV aveva voluto la Sistina, è vero, aveva restaurato una cappella precedente, ma in sostanza potremmo pensare che l'aveva in un certo senso costruita, nel senso che l'ha proprio creata. Ma adesso, quando Michelangelo doveva dare la mano di bianco sulla volta, la Sistina era già la Sistina e quindi doveva rimanere agibile per la messa durante tutto il periodo dei lavori. Non si poteva chiudere la cappella per 4 anni. E quindi Michelangelo si trovò a dover progettare dei ponteggi che dovevano tenerla a 20 metri dal suolo, permettergli di lavorare e permettere alla gente sotto di continuare a usare la cappella come niente fosse e ovviamente nei limiti possibili di sicurezza, cioè si doveva ottenere la maggior sicurezza possibile per sé, per lui, Michelangelo, e per tutta la gente sotto. Ma il primo progetto dei ponteggi non era di Michelangelo, era del Bramante. Il Bramante era un architetto molto ben visto alla corte pontificia e quindi il progetto di questo ponteggio spettacolare venne affidato proprio a lui, il quale progettò, forse anche realizzò, non si è sicuri, in pratica un ponteggio sospeso, ovviamente dondolante. Era in pratica un ponteggio che faceva fede a funi e di conseguenza si muoveva anche. Ma il Bramante non stava simpatico a Michelangelo, nessuno stava simpatico a Michelangelo. E il Bramante era uno di quelli, non gli stava per niente simpatico, quindi già Michelangelo è partito malissimo quando hanno affidato il progetto del ponteggio al Bramante. Ma quando ha visto il tipo di progetto non gli è andata proprio giù, per diverse ragioni. Una era una questione di sicurezza. Questo ponteggio ondeggiava proprio perché è fissato da funi e questa cosa a Michelangelo, insomma, non piaceva proprio tanto all'idea di stare a 20 metri da terra ad ondolare sul ponteggio. Ma un'altra cosa non gli piacque per niente. Le funi del ponteggio dove erano fissate? Beh, alla volta naturalmente. Questo significava che la volta andava bucata e quindi Michelangelo chiese al Bramante: «Scusa, ma se buchi la volta, dopo, quando l'affresco è finito e tiriamo giù il ponteggio, com'è che li tappi i buchi?» E il Bramante gli rispose testualmente: «Vi si penserà poi». E a quel momento Michelangelo lo mandò per direttissima e decise di chiedere al Papa di poter progettare lui stesso i propri ponteggi. E Michelangelo realizzò una vera meraviglia ingegneristica. Non c'erano funi, non c'erano buchi, non si doveva forare nulla e non dondolava niente. In pratica Michelangelo costruì una sorta di tralicciatura, adattò quello che è l'impalcatura per gettare le volte, quindi un'impalcatura capriata, e si puntellò, non a terra perché non poteva, perché altrimenti non sarebbe stata agibile la cappella sotto, per la messa, si puntellò ai lati, quindi dove ci sono i finestroni in pratica, e aveva anche ideato una serie di piattaforme che poteva anche all'occorrenza spostare o rimuovere, in maniera che con un solo ponteggio in sostanza fisso arrivava ovunque e poteva affrescare dappertutto senza montare e smontare nulla. Ma anche con questa incredibile perizia tecnica, architettonica, ingegneristica, il lavoro di Michelangelo non era niente semplice, tutt'altro. Infatti, lui ha lasciato delle testimonianze dove spiega tutta la fatica che ha fatto nel fare quest'opera titanica e anche quanto dolore fisico gli causava questo lavoro. E Michelangelo, che era anche un letterato, era anche un poeta, tra le altre testimonianze ha lasciato un sonetto corredato di schizzo. E questo sonetto si intitola
l'ho già fatto un gozzo in questo stento. L'ho già fatto un gozzo in questo stento, come fa l'acqua a gatti in Lombardia, over d'altro paese che sia, ch'a forza il ventre appicca sotto il mento. La barba al cielo e la memoria sento in sullo scrigno, e il petto fo d'arpia, e il penel sopra il viso tuttavia me fa, gocciando, un ricco pavimento. E lombi entrati mi son nella peccia, e fo del cul per contrapeso groppa, e passi senza gli occhi muovo invano. Dinanzi mi s'allunga la corteccia, e per piegarsi a dietro si raggroppa, e tendomi comarco soriano. Però fallace e strano surge il giudizio che la mente porta, che mal si tra per cerbottana torta. La mia pittura morta difendi ormai, Giovanni, e il mio onore, non sendo in loco bon né io pittore. E questo spiega molto bene i disagi che viveva Michelangelo nel portare a compimento questo lavoro. Lo schizzo è molto eloquente, è molto descrittivo, è molto esplicativo. Si vede lui in piedi in malo modo, con la testa in su, tutto arcuato all'indietro, così come dice, col pennello che dipinge la volta e la schiena che gli fa male. E il sonetto spiega bene come si sentiva. Infatti in questo sonetto, che è italiano del Cinquecento, però secondo me si capisce abbastanza bene, se non fosse che ci sono un paio di metafore e sono molto interessanti, adesso andiamo a vederle. In sostanza Michelangelo dice che lui tutto il tempo stava in piedi, arcuato all'indietro, così, perché non poteva far diversamente, perché ovviamente la volta è su e quindi così per riuscire a dipingere, e quindi gli faceva male la schiena, gli faceva male il collo, gli faceva male la testa, aveva anche problemi agli occhi perché a stare tantissime ore riverso all'indietro, quando ritornava dritto aveva problemi di vario tipo. E poi dice che ovviamente pitturando in alto il colore gli gocciolava addosso, doveva muoversi senza poter guardare giù perché chiaramente si muoveva dipingendo e doveva dipingere su, e quindi camminava su questo ponteggio praticamente senza guardarsi i piedi. E insomma spiega tutto questo grandissimo disagio e questo dolore fisico che gli causava, che tra l'altro Michelangelo di suo non stava proprio benissimo fisicamente, aveva parecchi problemi sia di circolazione sia probabilmente di reni. Insomma, già Michelangelo di suo non stava benissimo. Chiaramente lavorare in queste condizioni per 4 anni è stato devastante, quindi è stato veramente un'impresa titanica. E in questo sonetto ci sono tra l'altro un paio di spunti piuttosto interessanti. Il primo spunto interessante si trova alla fine del sonetto, quando Michelangelo scrive «Difendi ormai, Giovanni, il mio onore». Giovanni chi? Chi è questo Giovanni? Non siamo sicuri, ma potrebbe essere che questo Giovanni sia Giovanni Benedetto da Pistoia, un letterato e anche funzionario del governo e anche cancelliere dell'Accademia Fiorentina. E forse è a lui che Michelangelo si rivolge dicendogli: guarda, se la mia pittura sarà quella di un uomo morto, ok, è evidente il perché, difendila. Ma lo spunto secondo me più interessante è all'inizio del sonetto, proprio all'apertura, quando Michelangelo dice: in questo stento, cioè in questa tortura, l'ho già fatto il gozzo, perché lui stava così e quindi si è fatto il gozzo. E dice lui: come fa l'acqua ai gatti in Lombardia o magari da qualche altra parte, ovvero in altra terra che sia, no? Lui scrive. Ecco, questa cosa del gozzo ai gatti è molto interessante. Perché? Perché i gatti potrebbero essere i gatti, nel senso i felini, ma i gatti potrebbero anche essere i contadini detti in modo dialettale. E se così fosse sarebbe molto interessante, perché, l'abbiamo già visto in altri video, nel Cinquecento era frequentissimo il gozzo. Proprio
il cosiddetto gozzo, cioè ipertiroidismo, ipotiroidismo, quando la tiroide non funziona più e si ingigantisce. E questo spesso è dato da carenza di iodio. E nel 500 il gozzo era frequentissimo e si ipotizza che fosse per via della dieta troppo povera di iodio. E forse anche perché la gente, soprattutto la gente povera, quindi i contadini, bevevano acqua piovana, che probabilmente era troppo carente di iodio e di conseguenza sviluppavano il gozzo. E il gozzo compare in tantissimi dipinti cinquecenteschi, 400, 500, 600. Compare in tantissimi dipinti. Se così fosse, non ne siamo sicuri, ma se così fosse, Michelangelo fa un appunto di ciò che effettivamente accadeva molto spesso all'epoca. E poi c'è un'altra cosa che io trovo fantastica nello schizzo di questo sonetto. Cioè, ma l'abbiamo visto come Michelangelo raffigura ciò che sta dipingendo? Io non lo so, presumo sia Dio, tipo. Così? È troppo bello! Considerato come sapeva dipingere Michelangelo, è troppo bello vedere questo, è troppo bello. Va bene, non importa, andiamo avanti. Comunque sia, dopo 4 anni di stenti, come le definisce Michelangelo, quindi dopo 4 anni di lavoro titanico, l'opera viene portata a termine circa nell'ottobre del 1512 e il giorno di Ognissanti, cioè il 1° novembre del 1512, Giulio II inaugura la nuova Sistina. Ed è proprio qui che abbiamo la nostra creazione di Adamo. In questo contesto di sofferenza anche da parte di Michelangelo abbiamo la creazione di questa enorme opera, una serie di affreschi, veramente tanti, tra cui uno dei quadri della volta è proprio la creazione dell'uomo o creazione di Adamo. L'affresco, che sì, ovviamente abbiamo detto che è un affresco, misura 2,80 m per 5,70 m. È enorme, quindi, e raffigura proprio il momento in cui Dio crea Adamo secondo la narrazione biblica. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Bibbia, Genesi 1,26. Questo dipinto si sviluppa sostanzialmente su diagonali. 2. Così. Una diagonale è leggibile dall'angolo in alto a destra all'angolo in basso a sinistra ed è la diagonale su cui si articolano i personaggi. L'altra diagonale, che va invece dall'angolo in alto a sinistra fino a... non è proprio l'angolo in basso a destra, però all'incirca, insomma, punta in basso verso destra, è la diagonale data dal fondale, quindi da quelle che potrebbero essere colline o montagne, insomma dalla quinta del dipinto. Adamo è posto nell'angolo in basso a sinistra. Ovviamente parliamo secondo l'osservatore, quindi la nostra sinistra. Adamo è posto nell'angolo in basso a sinistra ed è raffigurato come un giovane uomo nudo, e abbiamo un nudo integrale, e con un corpo bellissimo, scultoreo. Questo perché Michelangelo era un vero appassionato e un vero cultore di anatomia e aveva una particolare predilezione per i corpi maschili, a tal punto che anche i corpi femminili di Michelangelo sono in realtà molto simili a corpi maschili, e questo lo si può vedere molto chiaramente osservando le sibille presenti nella stessa Cappella Sistina, alcune anche più di altre. Adamo, quindi, che è l'uomo, che è il creato, non il creatore, è l'essere creato ed è tolto dalla terra, si trova in basso a sinistra. Contrapposto ad Adamo, in alto a destra,
nel cielo si trova Dio. Dio è rappresentato come vuole l'iconografia classica, quindi come un anziano con la barba lunga e i capelli bianchi, barba e capelli bianchi. Ma Michelangelo non si smentisce e infatti dona al Padre Eterno un fisico di tutto rispetto, che è ben visibile sotto la veste. Mentre Adamo è in nudo integrale, Dio ovviamente no, Dio è vestito e ha una veste leggera di un colore, di un bianco rosato. E non è da solo, ci sono anche altre persone con lui, angeli, ma non solo. Perché la veste di Dio è rosa? Da una parte, è vero, il rosa all'epoca era il colore degli uomini, nel senso che è dal Novecento circa che il rosa è diventato il colore delle bambine e l'azzurro dei maschietti, ma fino all'inizio, cioè fino all'Ottocento era il rovescio. Comunque nel 500-600 era senz'altro il rovescio. L'azzurro colore lunare era per le femmine, mentre il rosa, precursore del rosso colore virile, era per i maschietti. Quindi, essendo il rosa un colore affine al rosso, Dio è un uomo, potrebbe essere semplicemente che Dio abbia addosso questo colore perché sì, tra virgolette. Ma potrebbe anche essere per un altro motivo, proprio il motivo che interessa a noi. Ma ne parliamo tra un attimo. Dicevamo quindi che Dio non è da solo nella sua creazione, nel suo atto di creazione, ma è circondato da altre figure, di cui la maggior parte sono evidentemente angeli, ma non una. Se osserviamo, possiamo vedere che Dio circonda con il suo braccio sinistro, perché ovviamente con il destro sta creando Adamo, quindi la destra del padre, la mano destra è sempre considerata la mano, diciamo, privilegiata. Quindi con la destra Dio crea, ma ha anche ovviamente un altro braccio Dio e con questo braccio circonda le spalle di una donna che, osservandola bene, risulta essere molto diversa dagli altri angeli. Infatti non è un angelo, quella è Eva. E tutto questo gruppo di figure, quindi Dio, Eva e gli angeli, sono raccolti all'interno del manto sanguigno di Dio, questo manto che ha questo colore sanguigno. In realtà sì, è una sorta di rosa molto molto scuro e quindi tutto questo gruppo di persone si articola all'interno di questo manto di Dio e il gruppo di Dio, per così dire, quindi Dio, Eva, gli angeli, sono come investiti da un vento non eccezionalmente forte, ma abbastanza forte, che vediamo che porta indietro la barba e i capelli di Dio, porta indietro quel piccolo velo verde che possiamo vedere nella parte sotto vicino ai piedi degli angeli. Ci sono dei piedini degli angeli che spuntano dal manto rosso e c'è anche un velo verde, anche quello lo vediamo investito dal vento, e lo stesso vento, investendo l'intero gruppo raffigurato, dona al mantello questa forma arcuata. E di tutta quest'opera, di tutto questo affresco, il punto più famoso in tutto il mondo, è il punto delle mani, è la parte delle mani, la mano di Adamo e la mano di Dio. Questo gesto è incredibilmente comunicativo. Infatti si può vedere come Dio crei Adamo praticamente senza alcuno sforzo. È un gesto leggiadro, è un gesto pregno di contenuto ma privo di forza. Sembra quasi che in questo gesto rilassato
Adamo fluisca dalla mano di Dio. E forse non solo dalla mano, ci arriviamo tra pochissimo. E dal canto suo Adamo è come se si fosse appena staccato da Dio, come se fosse fluito da Dio, dalla mano di Dio, dalla mente di Dio, e si fosse materializzato. E ha ancora la mano vicino, il dito appena staccato da quello di Dio, dal suo creatore. E c'è una piccola curiosità. All'inizio il dito di Adamo e il dito di Dio si toccavano, ma poi questa cosa è stata corretta. Mi sembra di ricordare che sia stato proprio il Papa a fare questa richiesta. E le dita sono state staccate ed è stata in effetti un'ottima idea. Ma non solo. Si può notare come il dito di Dio sia teso verso Adamo, mentre la mano di Adamo sia leggermente flessa. Questo starebbe a significare, a indicare che Dio per l'uomo c'è sempre. L'uomo può decidere di andare verso Dio oppure di ritrarsi da Dio. E in tutta questa composizione in sostanza non abbiamo nient'altro. L'attenzione massima è focalizzata sull'atto della creazione dell'uomo. Dio, insieme al suo gruppo, quindi Eva e gli angeli, crea Adamo. In questo dipinto, in questo affresco, non c'è nient'altro. Certo, ci sono un paio di colline, tra l'altro, con colori che vanno sfumando, come vogliono i gradienti percettivi, i gradienti prospettici per la profondità, ma in sostanza non c'è nient'altro. Massima attenzione sull'atto, sul gesto. Ma è proprio a questo punto che c'è un mistero. Osserviamo Dio, o meglio, l'apparato, l'intero apparato di Dio. Che cos'è? Che cosa ricorda, per meglio dire? È un manto, certo, e dentro il manto c'è Dio e c'è Eva e ci sono gli angeli e il manto è così perché c'è il vento, d'accordo, ma questa forma effettivamente ricorda qualcosa. La forma e anche i colori. Questo. Vi presento il cervello di Michelangelo. Ebbene, è davvero possibile che ci sia questo in questo affresco? È davvero possibile che Michelangelo, che diceva si dipinge col cervello et non con le mani, abbia davvero nascosto un cervello nella creazione di Adamo? La risposta sicura non ce l'abbiamo, non possiamo dire sì, perché in effetti almeno finora non ci sono delle testimonianze che ci dicano, anche magari di prima mano di Michelangelo, che davvero ci sia questa cosa. Ma d'altro canto non possiamo neanche dire di no, perché in effetti sembra proprio che qualcosa ci sia. Il primo ad accorgersi che c'era qualcosa di strano fu Frank Lynn Meshberger, un medico del St. John's Medical Center di Anderson, nell'Indiana, in America, nel 1990. Meshberger si rese conto che tutto quel gruppo pittorico, quello che abbiamo chiamato l'apparato di Dio, tutto quel gruppo pittorico ricordava un cervello, come se fosse la stilizzazione, la metaforizzazione di un cervello. Anzi, in realtà, della sezione sagittale di un cervello. Adesso ci arriviamo. E Meshberger pubblicò la sua intuizione in un articolo sulla prestigiosa rivista del Journal of Medical Association, Journal of American Medical Association. La sezione sagittale del cervello è quella
per il lungo, cioè così. E prendi il cervello e lo tagli per così in mezzo ai due emisferi, è come se separassi i due emisferi. E la cosa curiosa è che per convenzione in neurologia un cervello sezionato, cioè la sezione sagittale di un cervello si guarda per convenzione sempre con la parte frontale a sinistra. Questo perché ovviamente così è più facile intendersi quando si deve dire in questa posizione, in quell'altra posizione. Ogni sezione del cervello, che sono primariamente 3, hanno dei modi specifici convenzionali di essere guardate e la sezione sagittale viene guardata per convenzione proprio con il lobo frontale a sinistra, cioè con la parte frontale del cervello messa alla sinistra dell'osservatore. E la cosa curiosa è che il cervello di Michelangelo, che ora lo vediamo, più che un cervello visto da fuori, parrebbe proprio una sezione sagittale, probabilmente casualmente o non lo so, è messa proprio con la parte frontale alla sinistra dell'osservatore, quindi è messa canonicamente perfetta. E adesso quindi andiamo a vedere meglio questo ipotetico cervello. Vediamo un po' che cosa ha visto Meshberger. E cominciamo dalla prima questione, il colore. Il manto di Dio è rosso, di un rosso piuttosto scuro, quasi leggerissimamente violaceo, e la veste di Dio invece è di un bianco rosato. Ora, è vero, il cervello è fatto prevalentemente di materia grigia e materia bianca, che si chiamano così per un evidente motivo. Ma è anche vero che il cervello è irrorato da vasi sanguigni e di conseguenza alla fine è rosato nel suo colore. Ricordiamo sempre che Michelangelo era un anatomista. Ricordiamo che all'epoca gli artisti studiavano tantissima anatomia umana, proprio per essere in grado di dipingere in modo realistico. E come si studia anatomia umana? Sezionando cadaveri. Quindi questo è quello che facevano gli artisti dell'epoca. Perciò Michelangelo, quando parliamo di Michelangelo, parliamo di un esperto di anatomia e tra l'altro anche di un appassionato di anatomia. Lo abbiamo visto prima, Michelangelo disegna questi corpi in pratica solo maschili, anche sulle donne, estremamente accurati, proprio perché Michelangelo era appassionato di anatomia, esteticamente appassionato. E di conseguenza era un discreto esperto, quindi Michelangelo aveva assistito e probabilmente anche fatto delle autopsie, quindi va da sé che Michelangelo ha assistito all'estrazione di organi interni. Questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi, tornando a noi, è vero che il cervello è fatto in prevalenza di materia grigia e bianca, che si chiamano così per ovvi motivi, ma è anche vero che il cervello ha i vasi sanguigni e di fatto quando lo guardi, quando lo tiri fuori, non è un'immagine bellissima l'idea di un cervello estratto, però insomma è rosato. E qui siamo in presenza di un manto di un rosso sanguigno e, come dicevamo, molto interessante invece la vestina di Dio è un po' più chiara. Ora, come detto, Dio potrebbe vestire questo abito, questo panneggio bianco-rosato per 1000 ragioni. Perché a Michelangelo andava così, e obiettivamente ci può stare, perché il rosa all'epoca era comunque il precursore del rosso, e il rosso tendenzialmente è il colore del fuoco, della virilità, della potenza, e qui parliamo di Dio, ma è vero anche che se noi osserviamo la sezione sagittale di un cervello, all'incirca nel punto dove c'è Dio, troviamo l'insieme delle ghiandole e la recisione, la sezione del corpo calloso, cioè di quel fascio di materia bianca di assoni che connette i due emisferi, che è effettivamente più chiaro, è materia bianca di fatto, ed è effettivamente più chiaro. Quindi, considerato che Dio è proprio nel punto giusto, potrebbe forse essere che il colore della veste di Dio ha a che fare col colore che Michelangelo vedeva sezionando l'organo di cui stiamo parlando?
Passiamo ora a osservare il gruppo pittorico nel suo insieme. Dio non è da solo, è circondato da angeli e tutte queste figure stanno tutte all'interno del suo manto. Se noi osserviamo l'apparenza generale, possiamo vedere come questi corpi, queste testoline degli angioletti siano aggrovigliate, attorcigliate tra di loro, a formare una sorta di matassa fatta di curve morbide. E questa cosa, in effetti, potrebbe ricordare le circonvoluzioni del cervello. Ma possiamo andare ancora più nel particolare. Se osserviamo Dio, vediamo che ha il braccio sinistro, che tende il braccio sinistro a circondare le spalle di Eva. Se noi seguiamo la linea del braccio di Dio, ritroviamo che è in pratica nella posizione in cui si troverebbe il solco cingolato. I solchi sono le depressioni della corteccia, che quando sono particolarmente profonde vengono chiamate scissure. Comunque, in sostanza lì la corteccia fa come una linea, cioè lì nel cervello c'è come una linea. E sembra proprio essere sul braccio di Dio. In pratica sembra proprio che il braccio di Dio segnali il solco cingolato. E sovrapponendo sempre la sezione sagittale del cervello, sembrerebbe anche che la mano sinistra di Dio, quindi se noi osserviamo il braccio sinistro di Dio circonda le spalle di Eva e la mano si fissa sulla spalla di un angelo, tocca la spalla di un angelo. Ecco, in quel punto circa sembrerebbe proprio trovarsi quella che è la ghiandola epifisi, o detta anche ghiandola pineale. Ma ancora troviamo o possiamo pensare di trovare la ghiandola ipofisi in due punti possibili, o in corrispondenza della testolina bionda di un angelo. Se noi osserviamo Dio, vediamo che vicino alla coscia di Dio c'è quel velo verde. Ecco, in cima al velo verde c'è la testolina bionda di un angioletto, quindi o lì o quella potrebbe essere la ghiandola ipofisi, o ancora, se noi osserviamo appena sotto, c'è la gambetta con il piedino di un angioletto, e questo piedino è molto particolare perché ha l'alluce molto distaccato dalle altre dita, quasi che sembra avere un piede bifido. Non l'ha veramente, però sembra avere un piede bifido. E la cosa molto interessante è che questa forma potrebbe davvero ricordare la forma della ghiandola ipofisi. Ma ancora, lo stesso angioletto proprietario del piedino bifido, chiamiamolo così, ha l'altra gamba piegata al ginocchio. Ecco, in quella gamba piegata, lo studioso, e in realtà poi non solo lui, ha riconosciuto la posizione del chiasma ottico. Il chiasma ottico sono in sostanza i nervi ottici che arrivano dentro nel cervello e poi si incrociano, formando per l'appunto un chiasma, quindi un incrocio. Mentre riprendendo l'angelo biondo, quindi l'altro, quello che sta vicino alla coscia di Dio, c'è quest'angioletto biondo di spalle. Ecco, osservando il corpo di quest'angelo che si allunga verso il basso, sembrerebbe assumere una forma che ricorda quelle del ponte e del bulbo, cioè di due aree del tronco encefalico, che è la parte più bassa, diciamo così, del cervello. E la gamba allungata, protesa di questo angelo sarebbe l'ingresso del midollo spinale. E infine il velo verde starebbe a rappresentare l'arteria vertebrale, una delle arterie che dalla gola salgono verso il cervello. Ce ne sono più di una. Questa sarebbe la rappresentazione di una. Ora, tutto questo sembra davvero ricordare un cervello, la rappresentazione di un cervello. Addirittura sembra ricordare la rappresentazione di un cervello
estratto dalla scatola cranica. Scusatemi, non so in quale altro modo dirlo. Di nuovo, Michelangelo era un anatomista, aveva assistito a tantissime autopsie, ne aveva probabilmente fatte e, tenendo conto che il cervello è una massa morbida, chiaramente appoggiandolo su una superficie come un tavolo tende a non tenere benissimo la forma e in effetti anche questa cosa che l'ipofisi sia possibilmente il piedino bilobato, queste posizioni all'incirca sembrano quasi la raffigurazione appunto dell'organo come se fosse appoggiato, quindi leggermente deformato. Però in effetti, insomma, questo studioso e poi anche altri riconoscono una possibile stilizzazione, una possibile sorta di metacomunicazione all'interno di questo dipinto, di questo affresco. Ovviamente noi non sappiamo se questa cosa c'è davvero. Alcune persone ritengono plausibile che ci sia questa sorta di metaforizzazione di Dio come cervello. E quindi infatti a questo punto la domanda è: che cosa significherebbe? Cioè, nel caso che questa cosa qui, ovviamente, se è pura pareidolia, non c'è alcun significato, cioè pareidolia vuol dire che noi vediamo questa roba e c'è un cervello e poi in realtà non c'è, è un po' come quando guardi le nuvole e dici un drago, ok, quella è pareidolia, quindi ovvio potrebbe essere pareidolia, cioè potrebbe essere una pura casualità che Michelangelo abbia disegnato questa forma che casualmente e poi ricorda un cervello e poi uno ci vede dentro un cervello. Quindi ovvio che se questa cosa non ci fosse, ma fosse una pura casualità e quindi poi ne fa la sua parte la pareidolia, stiamo anche a posto. Nel caso invece non fosse pareidolia, ma davvero Michelangelo avesse voluto nascondere all'interno di questo affresco un cervello, che significato potrebbe avere? Dobbiamo tenere conto di 3 fattori. Il primo, Michelangelo era un anatomista e di questo ne abbiamo già parlato. Il secondo, Michelangelo è un uomo del Rinascimento e nel Rinascimento c'era il mito dell'uomo universale, cioè di colui che sa tutto di tutto e molto spesso gli artisti e gli scienziati, i letterati dell'epoca tendevano a questo mito. E terzo, Michelangelo, durante la sua giovinezza, ha vissuto alla corte di Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, nella cui corte ha conosciuto personalità come Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, personalità che portavano avanti o comunque che parlavano del neoplatonismo. Il neoplatonismo parlava di una dicotomia tra Dio o spirito e la materia e, secondo il neoplatonismo, in mezzo a questi 2 estremi opposti c'è l'uomo, che è sia materia, perché ha un corpo, sia spirito, perché è dotato di ragione. E ricordiamo che per il neoplatonismo lo spirito è associato a Dio. E il neoplatonismo parla anche di 2 concetti gnoseologici, cioè legati alla conoscenza, la bellezza e l'amore, secondo i quali l'uomo può staccarsi dal mondo materiale e avvicinarsi a Dio. Quindi l'uomo può avvicinarsi a Dio tramite la bellezza e l'amore. Ed entrambe queste 2 categorie, diciamo così, non sono tanto legate all'estetica o alla fisicità, quanto all'intelletto speculativo. Quindi, per sillogismo, è tramite l'intelletto che l'uomo può avvicinarsi a Dio, anche perché, essendo Dio puro amore e pura bellezza, è di conseguenza puro intelletto. E siamo quindi allora forse arrivati alla risposta? Se per i neoplatonici Dio è puro intelletto e se Michelangelo ha assorbito le teorie del neoplatonismo, potrebbe forse essere che con questa metaforizzazione del cervello Michelangelo ci stia dicendo
che Dio è un cervello, cioè che Dio è puro intelletto? E tra l'altro c'è una curiosità: all'epoca molti medici anatomisti pensavano che lo spirito vitale risiedesse nei ventricoli cerebrali. Il cervello al suo interno ha 3 cavità che vengono dette ventricoli e che sono tra l'altro pieni di liquor, cioè di liquido cerebrospinale. All'epoca molti anatomisti e molti medici ritenevano che lo spirito risiedesse proprio all'interno dei ventricoli, quindi delle cavità che ha il cervello. Ed è interessante vedere come il corpo di Dio sia messo più o meno dove nella sezione sagittale si vedono proprio i ventricoli. A questo punto quindi 2 sono le possibili ipotesi, sempre facendo fede che il cervello metaforico ci sia davvero, chiaro, perché se non c'è tutto questo poi ovviamente è un discorso che va a decadere. Tenendo conto nel caso in cui ci fosse questo cervello nascosto, a questo punto ci potrebbero essere 2 letture possibili. Ed entrambe basate sul neoplatonismo. 1. Dio è la mente della creazione, perché per il neoplatonismo Dio è intelletto puro. Oppure, seconda possibilità, Dio è una creazione della mente. Sì, perché bisogna anche tenere presente che il neoplatonismo è comunque un parto del Rinascimento, dell'umanesimo, è un parto di una visione antropocentrica che vede Dio come intelletto, ma a volte anche come una creazione dell'intelletto. Quindi, riassumendo, a questo punto 2 sono possibili, 2 sono le ipotesi possibili. O questo cervello ci dice che Dio è la mente della creazione, oppure questo cervello ci dice che Dio è una creazione della mente. Se teniamo buona la seconda ipotesi, cioè Dio è una creazione della mente, diciamo che di per sé l'affresco è relativamente semplice da leggere. Dio è raffigurato come un cervello, in sostanza, perché è il cervello dell'uomo a concepire Dio. Questo. Possiamo dire, poi chiaramente si può approfondire finché si vuole, però diciamo che in modo stringato possiamo anche fermarci qua per quanto riguarda la seconda ipotesi. Per quanto riguarda invece la prima ipotesi, secondo me il discorso può essere un pochino più articolato e forse anche un pochino più interessante. Dio è la mente della creazione, ovvero quel cervello sta a indicare che Dio è intelletto puro e crea. Tra l'altro l'intelletto crea e l'uomo è in possesso di intelletto e quindi anche l'uomo crea, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio e quindi crea. E insomma c'è tutto un circolo. Ma a parte tutto questo, Dio è intelletto e crea. Dio crea, l'intelletto crea, Dio è intelletto. E quindi Dio crea Adamo in un certo senso con la forza del pensiero, cioè anche questo gesto privo di fatica di cui abbiamo parlato, quel gesto delle mani privo di fatica, è quasi una proiezione di intelletto che crea Adamo. Quindi Adamo era nella mente di Dio precedentemente, ma non solo. Dio tiene accanto a sé un'altra persona, Eva. Eva, secondo le sacre scritture, comunque secondo la Bibbia, viene creata dopo Adamo, subito dopo, ma viene creata dopo. Questo significa che di Adamo era nella mente di Dio e viene creato, ma il momento in cui viene creato Adamo, Eva è ancora nella mente di Dio. E infatti in questo affresco vediamo Dio che circonda amorevolmente con il suo braccio Eva che sta ancora accanto a lui nel cervello, quindi Eva è ancora nella mente di Dio. E c'è un'ultima cosa, secondo me particolarmente interessante. Dio crea con la mano destra e questo è abbastanza evidente il perché noi siamo abituati ad avere la destra come mano migliore.
e va bene, è la destra del Padre. Ma la cosa interessante è che il braccio di Dio, il braccio creatore, il destro, fuoriesce, potremmo dire, dal lobo frontale del cervello. Oggi noi riteniamo che gran parte della coscienza, del pensiero razionale, della capacità di governare i propri istinti, eccetera, risieda prevalentemente proprio nella zona frontale. Ed è interessante quindi vedere come il braccio creatore di Dio esca, che poi rappresenta l'atto creativo di Dio, fuoriesca proprio dalla zona frontale del cervello, quindi dalla zona, per dirla brutta, dalla zona del pensiero. Non è corretto, però per capirci. Ora, questa cosa è un caso, considerato che ancora oggi il cervello è comunque in gran parte un mistero nella sua funzionalità e nella sua, ammesso che ci sia suddivisione, all'epoca non è che avessero le idee per nulla chiare. Quindi diciamo che non è che probabilmente il braccio di Dio fuoriesce frontalmente perché loro pensavano al lobo centrale, perché nel qual caso sto cervello ci fosse, Michelangelo pensasse al lobo frontale. Però possiamo tenere presente qualcosa che scriveva Berengario da Carpi. Berengario da Carpi è stato un medico, chirurgo e professore di anatomia a Bologna proprio nell'epoca in cui viveva e lavorava anche Michelangelo, ed è stato forse il più grande o uno dei più grandi medici anatomisti pre-Vesaglio, cioè prima di Andrea Vesaglio, che è considerato un po' il fondatore dell'anatomia moderna. Comunque Berengario da Carpi aveva anche scritto dei trattati e Berengario da Carpi scriveva questo: sia che la mia opinione sia nuova o antica, io credo che sia molto convincente. Ritengo che i citati poteri della mente siano localizzati nelle due cavità anteriori del cervello, i ventricoli, parentesi. Che la fantasia sia localizzata anteriormente e non altrove, che il pensiero stia a metà e la memoria posteriormente e anche ai lati, perché la parte posteriore di quel ventricolo si estende ai lati delle orecchie. E io credo a questo punto che sia molto interessante sapere che Berengario da Carpi diceva: la fantasia è localizzata anteriormente e non altrove. E se noi pensiamo che la fantasia è creatività e che la creatività è intelletto, è possibile che Michelangelo abbia fatto una commistione di queste informazioni e non sia del tutto casuale il fatto che l'atto creativo di Dio fuoriesca dalla parte anteriore del cervello? Chi lo sa? A questo punto, quindi, è davvero possibile che questo cervello esista? Come detto, non lo sappiamo. Non abbiamo nessun tipo, almeno finora, non abbiamo nessun tipo di testimonianza, né diretta né indiretta. Non abbiamo qualcuno che ci dica: sì, effettivamente noi sappiamo che, cosa ne so, magari 100 anni dopo, che uno dice: sì, sapevamo che Michelangelo fa... Non abbiamo niente del genere. Non abbiamo uno scritto di Michelangelo che ci dice: sì, ho voluto fare questo. Non abbiamo qualcuno che nello stesso periodo dice: Michelangelo stava facendo questo. Quindi noi non abbiamo alcun tipo di prova che questo cervello esista davvero, cioè che Michelangelo abbia davvero disegnato questa forma così, in questo modo così ricercato, esattamente per metterci un cervello. Noi questa cosa non la sappiamo e quindi di fatto non possiamo davvero dire il cervello c'è. D'altro canto non possiamo nemmeno dire il cervello non c'è, perché in tanti ce lo vedono e anche io sinceramente ce lo vedo. Quindi c'è o non c'è questo cervello? Non lo sappiamo. Però qualcuno si è posto una domanda. Ma
Nel caso ci fosse, è Michelangelo l'unico ad aver fatto questo tipo di scelta o c'è qualche altro dipinto o affresco che può ricordare questa stessa logica, cioè che può ricordare una forma di un cervello da qualche parte? Insomma, c'è qualcosa di affine? Ebbene, parrebbe proprio di sì. Parrebbe, non è una certezza. Parrebbe che qualcosa ci sia e parrebbe che siano proprio opere del 400-500. Umanesimo Rinascimento, siamo sempre lì a quanto pare. E finora ne abbiamo scovate 2, o perlomeno, che sappia io, ne abbiamo scovate 2. Vediamo se se ne escono anche altre, però insomma, per adesso possiamo parlare di queste 2. Uno è il cervello del Duomo di Ferrara, più precisamente nel catino absidale del Duomo di Ferrara, dove c'è il giudizio universale del Bastianino. Nel 2000 circa, negli anni 2000 comunque, il neurochirurgo Pasquale De Bonis ha scovato nel giudizio universale la sagoma di un cervello e anche qui proprio dove c'è Dio, in questo caso specifico dove c'è Gesù. Anche se in questo caso è un pochino più nascosta questa sagoma, è un pochino più difficile da vedere. Anche qui troviamo una serie di corpi morbidi, sinuosi, che sembrano davvero mimare le circonvoluzioni del cervello. E il professore, il dottor Pasquale De Bonis, scrive questo. Soprattutto sono affascinato dalla parte centrale, il centro del cervello, ovvero il terzo ventricolo, che contiene Cristo e la Madonna circondati dagli apostoli. Quello che trovo incredibile è che ai loro piedi scorra acqua. Solo qualcuno che ha assistito al taglio di un cervello può sapere che nei ventricoli fluisce il liquor cerebrospinale. È possibile? Chiaramente dobbiamo tenere presente che il Bastianino è del periodo, quindi verosimilmente non solo è influenzato dalla cultura del periodo, ma potrebbe anche essere che sia venuto in contatto con determinate idee, forse le stesse con cui era venuto in contatto Michelangelo. Dobbiamo anche tenere presente che il Bastianino è un artista e quindi verosimilmente ha studiato anatomia in modo da abbastanza approfondito a molto approfondito. E dobbiamo anche tenere presente che il Bastianino nella sua formazione è stato influenzato proprio da Michelangelo. Il secondo è il cervello della trasfigurazione di Cristo di Gérard David. Anch'esso è un'opera del Cinquecento, per la precisione è del 1520. Questo però non è un affresco, ma è un olio su tavola. E anche in questo caso sembra comparire un cervello proprio in corrispondenza di Cristo. O meglio, Cristo sembra fare parte di questo cervello, che questa volta è visto in sezione coronale, cioè tagliato dall'alto in basso, preso e tagliato così e guardato così, quindi in verticale. E qui vediamo come Dio sia posizionato nel terzo ventricolo, che in certe sezioni coronali appare sopra gli altri 2 ventricoli, mentre negli altri 2 ventricoli sono posizionati Elia e Mosè. Anche in questo caso, nell'eventualità che questo cervello ci sia davvero, Dio è posizionato proprio in un ventricolo. E Cristo? In quest'opera Cristo sta esattamente nel mezzo con le 3 altre figure sopra, se vogliamo, i 3 ventricoli sopra. Cristo sembrerebbe rappresentare il tronco encefalico, che è appunto, come dicevamo, quella zona per così dire più bassa del cervello, si trova qua sotto, qua dietro, che poi diventa il midollo spinale.
E quindi, in un certo senso, potrebbe essere che Cristo rappresenta non solo quella parte che, come il tronco encefalico, si chiama tronco proprio per questo motivo, sostiene il cervello, ma anche quella parte che mette in collegamento il cervello, cioè l'intelletto, cioè Dio, con il corpo, cioè la materia, cioè probabilmente il mondo degli uomini. Insomma, quindi sembrerebbe che qualche cervello qua e là, tra umanesimo e rinascimento, ci sia. Sembra. Ci saranno questi cervelli? Chi lo sa? Ci sarà il cervello di Michelangelo nella Sistina? Chi lo sa? C'è un'ultima cosa curiosa però, che possiamo dire. A quanto pare nella Sistina c'è pure un rene. Sembrerebbe infatti che un altro medico, questa volta il nome lo devo leggere, questo dottore si chiama Garabed Eknoyan, comunque è della Section of Nephrology, Department of Medicine, Baylor College of Medicine di Houston, Texas. Questo dottore sembrerebbe aver riconosciuto nell'affresco, sempre della Sistina, della separazione delle acque, o chiamato anche Dio separa la terra dalle acque, sembrerebbe aver riconosciuto un rene sezionato. Michelangelo era un anatomista, ormai lo sappiamo. E abbiamo anche accennato al fatto che Michelangelo purtroppo non stava proprio bene di salute. Questo significava che Michelangelo era seguito da diversi medici. E con loro aveva anche fatto amicizia, un po' perché lo seguivano, un po' perché insomma lui non era un medico, ma alla fine era un anatomista e quindi c'era una certa intesa. È quindi possibile che Michelangelo abbia nascosto nella Sistina anche qualcosa d'altro a livello anatomico? Il dottor Garabed Eknoyan, prendendo l'affresco della separazione delle acque, si è concentrato proprio su Dio. E dice che rimuovendo i cherubini con la computer grafica ha visto molto chiaramente la sezione del rene destro, di un rene destro. Il dottore dice come, secondo lui, Dio si trova proprio dove si trova nella sezione l'inizio delle vie urinarie, mentre i cherubini si trovano in corrispondenza delle piramidi renali, cioè delle formazioni che si trovano proprio all'interno del rene. Anche in questo caso, quindi, è il manto di Dio a formare il presunto rene. E il dottore dice anche che la tunica nella parte sinistra forma un nodo che si troverebbe proprio in corrispondenza dell'arteria renale. Secondo il dottore, quindi, questo farebbe capire come Michelangelo conoscesse molto bene l'anatomia, molto bene il rene, molto bene la sua funzione, infatti l'ha messo nella separazione delle acque, e quindi, secondo lui, farebbe anche capire come ciò non sia casuale. E se non è casuale il rene, presumibilmente non lo è nemmeno il cervello. Arrivati fin qui, quindi, possiamo dire che il cervello di Michelangelo c'è? No! Non possiamo dirlo, perché non abbiamo le prove. Non abbiamo nessuna prova che ci attesti che questo cervello esiste. Non abbiamo nessuna prova finora. Chiaramente, se in futuro si dovesse scoprire qualcosa, allora è diverso, sarà diverso, ma finora non abbiamo nessuna prova che questo cervello ci sia. Quindi no, purtroppo non possiamo affermare che questo cervello c'è davvero, né questo, né quello dell'uomo di Ferrara, né quello di Gérard David e nemmeno il rene della Sistina. Non possiamo affermare che queste metafore, che queste metacomunicazioni esistano davvero. D'altro canto, però, avrebbero un senso. Molte persone ce le vedono, io anche sinceramente ce le vedo, molti studiosi ce le vedono, molti medici ce le vedono e quindi potrebbe anche essere possibile che ci siano. In sostanza, quindi, quello che possiamo dire adesso è che potrebbe essere di sì come potrebbe essere di no.
Io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui e di aver visto questo video, che spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, se vi va commentate, mi fa sempre molto piacere, se ritenete opportuno condividete questo video e se il mio canale vi piace iscrivetevi. Io vi ringrazio ancora di tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!